Buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Seconda puntata del nostro acquario del Downland Forest. Oggi ci occuperemo della piantumazione. Quindi andremo a piantumare il nostro bellissimo 180 litri con Vallisneria, Gigantea, Cryptocorin, Microsorum di due tipologie diverse, che adesso non mi ricordo il nome onestamente, non vedete una cavata per un'altra, dopo dove vedete l'etichetta, e galleggianti, piante emerse, potos, a non finire, muschio. Quindi cominciamo. Come potete vedere l'acqua è cristallina e pronta per essere piantumata. Abbiamo della Limnobium, della Vallisneria Gigantea, quindi cominciamo con la piantumazione. Adesso uno piccolo sguardo all'interno del nostro acquario per farvi vedere come è composto. Naturalmente una composizione molto semplice. Adesso cominciamo con la piantumazione, quindi di conseguenza andremo a immettere le prime Vallisneria. La Vallisneria abbiamo deciso di metterla dalla parte posteriore, anche perché la Vallisneria ha una crescita rapida e le loro foglie possono addirittura in natura raggiungere i 3 metri di lunghezza. Quindi di conseguenza andiamo con la piantumazione. Finalmente ci siamo, abbiamo ultimato con la Vallisneria. Adesso andiamo a pulire il Microsorum, a togliere tutta la paglia che si ritrova. Naturalmente bisogna pulirlo molto bene perché onde evitare che ci siano dei rimasugli. Inizialmente le tiriamo via con le mani, poi con un po' di con la forchetta, giusto per pulire bene il tutto. Spezzettiamo in vari ciuffi in modo tale da poter riempire l'acquario. Abbiamo deciso di metterlo, questo Microsorum, alla parte sinistra del nostro scape per riempire tutta quella zona. Infatti abbiamo deciso di mettere due tipologie di Microsorum che onestamente non mi ricordo il nome. Quindi abbiamo deciso di riempire la parte di sinistra dove ci sono le rocce laviche e di conseguenza anche parte della zona centrale da riempire, dare una certa linearità al tutto. Naturalmente, essendo piante epifide, mi raccomando, state bene attenti ad ancorarle tra i rocce e i legni. Ok, abbiamo ultimato. Devo dirvi che il tutto ci soddisfa alquanto. Naturalmente ci piace molto la linearità che dà questo Microsorum a tutto l'acquario. Cryptocorin a sinistra del tutto, la Wenditi Green. Naturalmente, come dicevamo, abbiamo optato per la Cryptocorin anche per poter dare una certa linearità al tutto. Abbiamo deciso di usare piante a foglia stretta e lunga, una cosa che devo dirvi nel complesso a fine del tutto ci soddisfa tantissimo, perché a questo progetto abbiamo deciso di dare una certa linearità a tutto l'insieme. E naturalmente, come in quasi tutti i nostri progetti, non può mancare assolutamente le piante emerse. Quindi abbiamo deciso di optare per un gran bello stelo di potos. Il potos, oltre a donare una certa naturalità a tutto il nostro progetto, ci aiuterà moltissimo nella gestione degli inquinanti. E come avete visto nella clip di prima, non possono mancare le nostre botaniche. Il tutto hanno sia un fattore benefico al sistema acquario con i tannini, gli acidi umici che aiutano anche il sistema immunitario dei pesci. Naturalmente può creare nascondigli per la microfauna, quindi il tutto per creare un piccolo ecosistema che possa autogestirsi. Acquario low budget, manutenzione minima, piccoli cambi d'acqua, tutto di facile gestione. Acqua ben ossigenata, perché i pesci che andremo a mettere hanno bisogno sono pesci da fiume, quindi hanno bisogno di acqua molto ossigenata rispetto ad altri. Su questo bisogna stare molto attenti.
Ed ecco ragazzi il risultato finale del nostro scape. Come potete vedere, nella nostra casa un piccolo angolo di fiume. Devo dirvi che questo tipologia di scape ci sta piacendo alquanto, infatti non è il primo progetto con quella tipologia di costruzione, quindi ragazzi questo è il risultato. Ed ecco l'acquario dopo un mesetto più o meno. Come potete vedere abbiamo aggiunto il nostro carissimo e vecchio Crossocarius che ci dà una mano per la gestione delle alghe. In più, se si vede dov'è, c'è anche una pesciolina che adesso non si vede, che è l'ultima sopravvissuta del nostro banco di Notropis lutrensis. Quindi abbiamo aggiunto anche lei, stiamo usando come pesciolini pilota in modo tale da far maturare più velocemente il filtro e via discorrendo. L'acquario oramai è bello maturo, è avviato da un mese, quindi restate con noi per il prossimo aggiornamento. Andremo a emettere questi pesci che ancora non vi anticiperemo nulla, quindi restate con noi, ci vediamo al terzo episodio. Naturalmente ragazzi, iscrivetevi, commentate, mettete mi piace, quello che volete. Tutto ciò ci aiuterà a crescere e a far girare il nostro lavoro. Quindi ragazzi, grazie di tutto per essere stati con noi. Alla prossima ragazzi.